Buongiorno, oggi sono 2 novembre 2025. Oggi un'altra attività di ciclismo, anche se fuori ha cominciato un po' a piovere e siccome non piove tanto e poi ho guardato le previsioni che fra un'oretta o due smette, io comunque sono uscito con la mia bici Giant sportiva per fare un giro. Il giro sarà da qui vicino a casa mia, Torino, fino a Almese, e poi da Almese una salita più o meno di 10 km e poi discesa fino a Frazione di Celle. Più o meno il giro sarà di 100 km. Spero che riesco a farlo. E allora guardate questo giro e poi alla fine scrivete qualche commento e anche iscrivetevi al canale. Allora andiamo di cominciare questo giro. Il giro lo inizio dalla via Unfreduzzi, vicino allo stadio comunale. Andiamo adesso allo stadio comunale e lì proseguiamo verso Rivoli e poi da Rivoli andiamo verso Almese. Qui si passa tra un paio di negozi, da una parte Lidl, Decathlon e Arcaplan. Qui Decathlon non è grande come in altre parti, ma qualcosa ne trovate. Si riesce di uscire da Torino anche sulle piste ciclabili. Un paio li troviamo vicino alle strade.
quest'anno è ritornato il torneo ATP di tennis. Sarà ultimo anno qui a Torino. Oggi c'è anche la partita di Toro qui al stadio comunale. Siamo già sul corso Sebastopoli e adesso sempre dritto si arriva a Grugliasco e poi Rivoli. Qui di solito fanno il mercato, ma oggi è festa di Halloween e non l'hanno fatto, anche loro fanno la vacanza. Oggi poca gente qui. È poco traffico. Però ai semafori rosso dobbiamo comunque fermarci. Ieri era un po' di sole e nuvoloso, però oggi tutto nuvoloso, ma la visibilità non è scarsa, è abbastanza buona, più o meno 5-10 km. Poi a mezzogiorno dicono che arriverà anche un po' di sole,
quelli al mese sarà sole. Penso di fare il giro in meno di 6 orette con la pausa. Vediamo poi la salita verso Celle. Come ho contato io, più o meno è come salita di Superga. Però a più distanza anche il dislivello anche un po' meno di Superga, 300 a 5 km. Davanti trovo tutto rosso, piano piano dobbiamo guardare, non c'è nessuno, si passa veloce. In realtà dobbiamo scendere dalla bici e camminare sulle strisce con la bici in mano. Meglio andare nella corsia del pullman, con la bici la multa non lo fanno, non abbiamo numero, così evitiamo il traffico che c'è nella strada. Andate più piano, là in centro dove sono gli alberi c'è anche una pista ciclabile, però adesso è tutta in foglie, è umida, qui si sta meglio sulla strada. Con una bici da mountain bike si poteva andare quando andate piano. Io devo andare forte per poi tornare presto a casa, prima che si che la giornata si finisce prima del buio.
umido. Visto un po' di vento e umido, sono tornato a casa a prendere la mascherina e la sciarpa, così non raffreddo. Una volta sono andato senza, era una giornata calda con sole. In salita ho sudato e poi al ritorno in discesa, andando molto veloce, mi sono raffreddato. Poi ho avuto mal di orecchio 2 settimane in continuo, ho dovuto anche prendere medicine. Allora sempre prendete con voi la mascherina, poi anche una sciarpa e anche la giacca con cappuccio se piove. Meglio quella da antipioggia. Siamo già usciti dalla città di Torino e qui si rientra nella città di Grugliasco. Strada larga, bella, con 3 corsie, però il pavimento asfaltato è brutto, tanti crepacci. È costruito più o meno 10-15 anni fa, se non di più. Alcuni tratti riparati, ma per le macchine va bene, ma per questa bici con le pneumatici stretti è un po' brutto, c'è il rischio di scoppiare. Qui arrivo e trovo più nebbia. Pensavo che è contrario, ma trovo più nebbia qui come a Torino. Poi se le previsioni dicono vero, forse la nebbia si sparirà e arriva il sole.
siamo poco leggermente in salita, non riesco ad andare forte, veloce, arrivo a 20 km/h. Ecco, una striscia con asfalto nuovo, senza buchi, si va con 2-3 km/h più veloce. Mi resta ancora un mese fino all'inizio della stagione invernale. Ho già cominciato con i ski roll, ma con i sci ancora no. E quest'anno forse più o meno la prima sabato domenica inizio di dicembre inizio con i sci. Guardate, qui a Rivoli la strada è asciutta, quella che mi fa più contento. Meglio su questa strada ausiliare come sulla strada scorrevole. Siamo arrivati ai mercati generali di Torino. Poi anche all'Amazzonia.
qui dobbiamo passare sulla strada scorrevole. Lo facciamo siccome con la macchina, perché o bici o macchina è stessa cosa, o moto, sono sempre le stesse regole. Siamo arrivati all'incrocio Rivoli-Rivalta Urbasano. Qui si può andare alla rotonda, ma se non volete fare rotonda potete andare sopra, direttamente andando a Rivoli. Il ponte non è alto, però la marcia si deve cambiare. Io non ho cambiato, ma sto in piedi a girare le pedali. Qui c'è anche poco spazio. Era meglio di fare la rotonda. Città di Rivoli, qui i confini. Siamo nella zona industriale, poi passiamo l'autostrada e si arriva nella città.
Dicevo che a dicembre inizio con gli sci e mi resta solo un mese per questa attività e poi altri 2. Una di mountain bike e altra un altro giro con un'altra bici, quella elettrica. Il giro sarà anche uno grandissimo, intorno da Ivrea al lago di Viverone. Quel giro l'ho fatto, ma ho cominciato da Chivasso, questa volta inizio da Ivrea. Sarà un giro lungo di 100 km se non di più. Però è una bassa quota. Forse era meglio oggi a cele frazioni di al mese andare con quella elettrica. Ma prima ho già fatto un giro con quella elettrica, salite e discese, quelle delle Maddalene, intorno a Chieri. Un giro di 80 km. E allora adesso provo di fare una salita senza motore, una col motore e l'altra senza. E poi a Viverone fare col motore. Ma anche intorno al lago di Viverone sono un paio di salite e discese. Allora il motore mi aiuterà un po'. Ecco, qui si passa sopra l'autostrada. La uscita Rivoli 4 novembre. Se si gira a destra arrivate a Corso Francia. Si poteva fare anche Corso Francia, però io Corso Francia l'ho già fatto l'anno scorso. Oh, sbaglio, no, un paio di anni fa, però l'ho fatto. Andando ai laghi di Avigliana. Siamo già
la direzione che va al centro di Rivoli. Anche a Rivoli sono passato quella volta. Questa strada poi intersetta il corso Francia. A Rivoli sono più salite e discese come a Torino. Qui per forza devo cambiare un po' la marcia. E adesso si controllano anche i freni. Andiamo dietro questa Pullman. Siamo già sul corso Francia.
Vediamo, non so se arrivo le cambia il nome, ma sono andati verso Torino, arrivati in Corso Francia. Un stadio vecchio con una pista di atletica tutta bucata, però è gratuito. Se volete pagare c'è un altro stadio qui a Rivoli di atletica che costa pochissimo, solo 15 euro, 10 entrate. Non so adesso, però in 5 anni fa, quando mi allenavo io, perché qui a Rivoli è un stadio di atletica con pista di resina, meno costoso in zona. Io andavo un po' a correre, perché a Torino il stadio dell'università senza tesserina costa più o meno un 150 l'abbonamento annuale. Questa strada solo per fare il video è più bello, ma mi sposto perché qui è brutto, è una strada antica. Qui la strada centrale di Rivoli. Si può andare anche a sinistra. Io ho preso la mia destra perché Almese è vicino verso Avigliana, però non arriviamo a Avigliana, è molto prima. Fra un 10 km siamo quasi arrivati. Qui i palmieri sempre verdi. Perché la cotta non è più alta di Torino, può darsi un 50-100 metri in salita. In
questa via ci sono altre strade piccole, ma io sempre faccio questa, che è più larga, e poi c'è anche questa pista ciclabile, un po' stretta, ma ha dei coni sul lato sinistro, che non permette alle macchine di passare la riga. Al ritorno provo di fare un'altra strada, Almese, Colegno e poi Torino, per non ripetere questa via. Qui finisce Rivoli e inizia la strada statale verso Bardonichi e anche l'autostrada. L'autostrada A32 Torino-Bardonichi. Anche andando a sciare a Via Latia a Montginier faccio questa strada. Dei club di ciclismo.
provo di tenere il suo ritmo. Caso perché sono uscito solo per rilassarmi un po' e non per allenarmi per qualche gara di Coppa del Mondo. Da Rivoli è tutto in discesa. E la velocità è aumentata quasi a 30 km/h. Avigliana da qui è più vicina come Almesi. Avigliana solo 6 km. Susa 40. E Almesi mi sembra che sono 9. Sì, perché prima si arriva a Avigliana e poi al Mese. Al Mese è come se giriamo a sinistra verso i laghi, è quasi stessa distanza. Siamo arrivati quasi ad un'ora di ciclata. Distanza 18 km.
si può arrivare al Colle Musini. Guardate il video, ho un trail running fatto su questa colle. La croce è così grande che si vede da qui, dal basso. La croce è più o meno di 10 metri di altezza. Così stretto che dobbiamo stare sulla riga o oltre. Ho provato di stare sulla strada che è in riparazione, ma è tutta in pietricelle, in ghiaia. Su questa via si sta meglio, perché riparano 1 metro quadrato ma mettono i coni a 1 chilometro. Si poteva facilmente di andare. Ancora 4 km e siamo in Avigliano. Guardo l'orologio che solo dopo un'oretta i miei battiti del cuore sono saliti nella zona verde, dalla zona blu. Zona blu di riscaldamento, forse perché è una giornata fredda e io sono in pantaloncini corti e poi sotto una maglia e sopra una maglia con maniche lunghe. Se ero più vestito forse i battiti erano più alti. Il calore anche fa aumentare il battito del cuore. Per questo fa bene allenarsi al mattino o alla sera quando non è caldo.
specialmente di estate. Invece di inverno al contrario, vi allenate al pomeriggio quando c'è un po' di sole per non raffreddare. Paesaggio è Buttigliera Alta, prima di Avigliana. A Buttigliera la strada è migliore di Torino. Forse perché c'è l'autostrada e qui il traffico è meno come a Torino. Siamo a Avigliana, inizia il comune di Avigliana e fra 2 chilometri anche il paese.
Se facciamo le strade sono 4. E da qui già sono dei cartelli Almese e Sant'Ambrogio. Questa strada ho già registrato andando verso Laghi di Avigliana. Vi ricordate questa barca in centro della rotonda? Però questa volta non mi fermo a fare le foto, continuo a pedalare fino a Almese e poi forse in Almese centro mi fermo un po', vediamo se c'è qualche cosa da fotografare. Prima Almese era presente, adesso no. E qua di nuovo sempre dritto. Allora continuiamo sempre dritto. La visibilità aumenta, è un po' meno nuvoloso e dietro di me c'è anche un po' di sole, ma molto scarso. Un altro ciclista. Che va molto piano. Avanti Sandati, arrivati nel centro di Avigliana. Invece io giro qui alla rotonda a destra verso Almese. Ecco, Almese, Borgone e Alpignano. Su questa strada non ho ciclato, allora guardatela. E là sotto trovo una pista ciclabile.
passato un ponte sopra il fiume, non so come si chiama, Dora o forse è Dora, e poi sotto l'autostrada, e qui già siamo arrivati quasi a Almesi. Almesi, strada SP 197. Ecco, forse da questa rotonda al ritorno faccio verso Torino. Da Almese potete arrivare anche al Colle dell'Is, che non è lontano, sono solo 17 km. E da qui si vede già la salita che dobbiamo fare oggi. La salita verso Frazione Cele. Ad Almese vengo per il lavoro, ma nel centro del paese non vado mai, non ho tempo di andare. Allora oggi è domenica, ho tanto tempo, così passo nel centro della città. E guardate, gemellato con un paesaggio di Guinea in Guinea. Ecco, dal cartello dell'inizio del comune di Almese si prosegue dritto e guardate lassù, alla vostra sinistra c'è una fila di case, e lì dove dobbiamo arrivare. Più o meno 10 km. Si sale e si scende su stessa via. Perché l'altra via in discesa, che era una volta, è in riparazione. Adesso forse mi fermo 5-10 minuti nel centro di Almese.
e poi lassù alla fine. Dalla prima rotonda si può andare nel centro su due vie, via dell'Is e via dell'Almese. Via della Vigliana. Via di Roma, via di Avigliana, via di Almese. Andiamo su una di loro, magari la prossima volta facciamo quell'altro. Non è alto come Superga, perché qui già siamo più o meno a 600 metri di altitudine. No, sbaglio, non 600, ma 600 dobbiamo farli, ma siamo a 300. Ho salito solo con 80 metri dall'inizio. Marciapiedi di colore rosa, che lo vede anche un non vedente. E da qui iniziamo già piano piano a salire. Qui trovo la posta e una cattedrale.
bello, sarà sicuramente il centro. Piazza Martiri della Libertà. Ecco, casa del comune, sì. Sono arrivato nel centro. Facciamo un piccolo giro. Qui un bel ponte con fiori. Poi là una via, qui un'altra, piccole vie. Torniamo indietro e mi fermo un po' a fare un paio di foto. E guardate, qui c'è anche una cartina che indica che da Almese, facendo un paio di chilometri, arrivati a una cascata che si chiama Goja del Pis, la via dell'acqua. Ecco, guardate la cartella. Però io devo andare in un'altra parte, forse magari un'altra volta. Qui un paio di monumenti. Anche un monumento del gatto, però vivo. E qui il comune. Un grande piazzale. Mi fermo un po', faccio un paio di foto e poi di nuovo riparto. Dopo una pausa torniamo verso la piazza a cercare la via verso Frazione Celi. Qui nella piazza c'è un paio di bar, tabaccaio. In comune qui un TV, che potete scannare, andare a Goja del Pis. Il TV con il touch. Però il touch funziona male, forse è già
già vecchi. E poi qui altri, una farmacia, Tecnorete, un altro bar. Una banca. E qui c'è una cartina. Guardate, questo è un bar. Ha un burattino disegnato. È una cartelleria. C'è un cartello di non fare sotto i muri pipì. Guardiamo su questa cartina, forse qua c'è la frazione cielo. Guardate, cascate, Gorja del Pis, una cascata, poi torre di San Mauro, una villa romana che è antica, biblioteca e cinema più o meno con 500 posti. E qui attività commerciale, parcheggi, mercati e uffici. È un bel cartello. Ecco, proprio questa via Roma, da qui si arriva alla frazione Cele. Ho chiesto di un abitante, ho detto devo proseguire su questa via, poi alla prima a destra e sempre su, un paio di tornanti, serpantine, e siamo lassù, più o meno 10 km. Non penso che sia questo perché è stirato. Vediamo magari se c'è qualche cartello. Ecco, è proprio, ho girato per caso, è proprio questa via. Già dal basso ho messo la marcia sulla stella piccola. E con il suono della campana inizia la mia salita.
Avete sentito che bella suonata ha fatto col campanile. Siamo a mezzogiorno, per questo cantano tutte le campagne. Salita non tanto ripida all'inizio, vediamo poi se diventa di più. Un po' più facile anche di Superga all'inizio, però poi vediamo. È abbastanza larga. E proprio adesso in salita è finita la prima batteria. Non è tanto ripido, che sono riuscito di salire sulla bici in salita. Però qui sono arrivato a una strada che gira o a sinistra o a destra e non so dove prendere. Forse a destra, perché altra, se andiamo a sinistra scendiamo. Come mi ha spiegato l'abitante, sempre dritto, però adesso incontriamo qualcuno e chiediamo di nuovo. Chiediamo di nuovo informazioni.
all'inizio delle montagne, delle Alpi piemontesi. Si pedala, dipende che marcia avete messo. Forse la strada è larga così fino dove c'era quella fila di case lassù, e poi da lì verso Frazione è più stretto. Ecco qui i battiti sono già saliti nella zona rossa. E oggi a 148. Ero non zona rossa ma zona arancione. Aumentiamo il livello anaerobico. Guardate, siamo quasi arrivati al livello della chiesa di Sant'Ambrogio. Speriamo che siamo sulla strada giusta. Su Google non ho trovato Frazione Cele, l'ho trovato solo su Gulliver. Però più o meno dobbiamo salire verso sinistra, su e poi sinistra. Ecco, 1,5 chilometri siamo saliti, ancora 8,5. Sui cartelli sono indicati, sono
le vie. La frazione non lo vedo. Ma anche se non arrivo lì, magari arrivo più su. Ho visto un abitante e ho fermato la camera per chiedere se siamo giusti e lui ha detto che siamo sulla strada giusta. La frazione Celi si trova sempre dritto. E detto che abbiamo ancora da fare. Dai che non è tanto ripido qui. Poi se non riesco saliamo un po', camminiamo come sempre. Guardate, questa striscione fa bene per andare con i schiroli. Una volta si deve fare questa salita, però quest'anno ho pianificato di andare a fare il colle di Moncenisio. Non prossima settimana, ma dopo la prossima, perché adesso può darsi che è ancora chiuso. È ancora aperto il colle, non chiuso. Io vado quando sarà chiuso e nessuna macchina che sale o scendi. Ha cominciato di piovere. Non forte, ma piove. Però quando sei in salita la pioggia un po' ti raffredda le gambe, l'acqua fredda che cade. Io già sento sudato, specialmente dietro la schiena. Oggi non ho preso zaino nelle spalle, ho preso la borsa attaccata dal sedile della bicicletta.
così è meglio, però il zaino nei giorni freddi fa caldo. Anche la strada verso Colle di Olise. Se andiamo più su arriviamo lì, però adesso non mi interessa Colle di Olise. Mi interessa più la frazione Celle, che forse anche voi non avete sentito mai nella sua vita. Sto guardando che la strada va dall'altra parte della frazione, non della frazione ma della collina. Forse poi c'è un altro tornante che gira di nuovo a sinistra e si torna alla parte sinistra. Vediamo qui la strada, come ha detto l'abitante là giù in paese, che dobbiamo fare in senso unico, che è in riparazione. Qui allora dobbiamo scendere con il semaforo verde insieme alle macchine e seguirle fino giù, e poi quando inizia l'altro senso, se non riusciamo di arrivare prima che il semaforo diventa verde, allora dobbiamo fermare e aspettare che passano. Strada chiusa qui. Abbiamo trovato una strada in riparazione. Ecco, adesso il semaforo è verde dalla nostra parte. È un po' meglio come quelli che arrivano davanti. Ma non è lunga,
la strada in senso unico, da qui diventa già doppia, così si può andare tranquillo. Sono arrivato a Rubiana. Forse là dove sono quelle case Rubiana si gira a sinistra, perché questa strada va verso Lis. Può anche cambiare la denominazione del nostro filmato. In posto di Cele, Colle del Lis. Però arrivare a Colle del Lis dobbiamo fare 7 km in più. Con questa strada bella, nuova, si sale molto facilmente. Poi adesso a Rubiana la rapidità è un po' di meno. Guardate, a Rubiana troviamo il primo cartello con il nome Cele e poi c'è scritto grandissimo Colle del Lis, a destra, Cele a sinistra. Non so, o qua o dopo questa piazzale. Sì, e qui guardate, Cele 4 km. Sì, come ho presupposto io che il Cele poi si gira a sinistra, perché se si vede dalla strada di Almesi, allora si gira qua a sinistra e fra un po' dobbiamo vedere in basso l'autostrada. Se le nuvole non impediscono. Anche se piove non mi fermo, faccio questi 4 km e mi fermo lassù.
camera è tutto bagnato. Forse l'acqua vi dà fastidio a guardarlo. Là mi fermo, poi aspetto magari che smette di piovere o magari piove di meno. Sono così caldo che sento le gocciole cadendo e le sento calde. Al ritorno mettiamo la giacca con cappuccio, però cappuccio non mi serve perché ho il casco e poi anche la mascherina. Ecco, ho fatto un po' di pausa per forza perché ha cominciato di piovere più forte e lì avete visto con la casa con una tettoia. Mi sono fermato sotto la tettoia un po' ad aspettare che passa. Adesso piove ma molto di meno. Mi sono vestito anche con la giacca antivento. Lì nella pausa ho bevuto, ho mangiato un po'. Più o meno un 20 minuti. Spero che smetti, perché sennò poi devo scendere con la strada molto bagnata. Qui è liscia e bene di andare su, però è in discesa. È un po' pericoloso. Devo scendere molto piano, perché nel caso se devo frenare più forte la bici sicuramente scivola e c'è il rischio di caduta.
Guardate, qui c'è una bella vista e sono un paio di sedie di cemento. Per quelli che amano stare a guardare la vista. Però oggi è nuvoloso e mi fermo solo lassù alla frazione. Forse anche lì c'è qualche punto panoramico. Ecco, la via ha stesso nome con la frazione, Cele, via Cele. Come chilometri più o meno ancora 5. Sto sulla parte sinistra perché là in basso è diventato molto bello, si vede il paesaggio di Almese. Con la giacca ho ancora più caldo e la salita mi viene difficile di farlo. Però come vado adesso riesco a parlare facile. Per fare capire più o meno vado a 5 km orari. La pioggia quasi è ferma. Di poco si sente qualche goccia. Forse mi fermo a lasciare la giacca. Con la maglia respiravo di più. Passava l'aria e sentivo un'aria fresca. Adesso con la giacca ho caldo e sudo.
Però è male che di nuovo devo aprire la borsa che è attaccata al sedile. Provo di finire con la giacca, se no, se mi dà troppo fastidio, alla fine mi fermo. Ecco, adesso siamo proprio al livello di chiesa di Sant'Ambrogio. Sentite anche il respiro che è già più profondo. Ho fatto bene di fermarmi prima di salita, poi anche prima al mese e poi adesso. Male che non sentite anche voi una puzza di odore di grigliata. Qualcuno qua sta preparando la grigliata. Alla fine mi sdraio, mi fermo per togliere la giacca. Riparto adesso senza giacca, sicuramente mi sentirò meglio senza giacca. Passiamo a sinistra. Poi scendendo lo rimetto per il vento, perché in discesa sudato, se passa il vento la maglia non è antivento, se passa prendo il raffreddore sicuro. Fermate forzati. O causati non da qualche dolore, crampi o stanchezza, ma causati solo da pioggia e vestiti. È una cosa molto che mi fa accontentare tanto. È una salita abbastanza impegnativa,
Mi ricordo quando ho comprato questa bici primo anno, questi saliti li facevo non sulla bici ma tirando io la bici in spalle, camminando vuol dire. Non ero ancora abituato con le marce e poi anche non avevo la forza giusta per sollevare una salita del genere, non avevo, vuol dire, le gambe di farlo. Adesso guardate, con solo 3 fermate di 5 minuti io riesco ad andare su. E a volte anche spingere forte, tipo nelle curve, perché dovete spingere nelle curve più forte. Perché se arriva una macchina lui non vede la parte della curva, vede solo un terzo e lui quando gira può arrivare con velocità e dare una botta. Specialmente nelle curve più strette. Dalla ultima pausa, quando ho tolto la giacca, il cuore era di nuovo nella zona blu. Adesso lui è salito tra arancione e rossa, più o meno a 160 battiti. Vuol dire che fra un po' può arrivare la stanchezza e anche il respiro faticoso. E forse questa volta mi fermerò già per la stanchezza. Vediamo, provo di arrivare fino alla frazione. La bici sta scivolando sulle foglie bagnate. Quando va sopra un foglio a volte la ruota scivola e giro a vuoto. Dà un po' di fastidio. Ho sentito un tipo di dolore anche dal naso e dalla schiena. È più o meno uguale a quel sentimento con la sci di classico, quando avete sotto il clister e andate in salita. E a volte lo sci non ascolta e scivola indietro. E il vostro corpo all'improvviso perde un po' l'equilibrio. Stessa cosa anche qua.
Al ritorno devo aspettare magari un po' che si asciuga la strada. Con il vento che c'è adesso può darsi che fra un'oretta la strada è già più o meno asciutta. Anche se è nuvoloso, un paio di cime con neve si osservano anche da qui. Guardate, le cime di Avigliana sono coperte di poco con neve dall'inizio di novembre, e quando arrivo a casa già inizio a guardare la webcam di Progelato. La prima pista dove vado a sciare è la pista che vado più a sciare nella stagione invernale. Progelato, Mongenevro e poi anche Briançon a volte. Qui c'è una strada, però nessuna segnaletica. C'è scritto solo Monte Composto. Forse quella cima lì davanti è il Monte Composto. Guardate là su c'è una cima e qui la strada già diventa come in montagna. Guardate qui questo angolo impietrito. Gli alberi anche sono di meno. E da qui iniziano a crescere gli alberi di inverno, tipo pini e la berriosca. Pensavo che se è una frazione la strada è molto più stretta e anche peggio come questa. Invece guardate qui sono presenti anche le strisce da una parte e dall'altra, strisce bianche, e l'asfalto è molto buono, senza tanti crepacci e buchi. Ancora 3 km più o meno fino alla frazione. E ho suonato il chilometro 35. 3 ore e 30 con le pause.
In realtà mi viene più facile a salire con la bici senza motore come quella con motore. Per questa dobbiamo provare stessa salita. E poi le marce più o meno uguali. Salendo al Colle Maddalena, alla fine, ultimi metri, già non potevo pedalare. Poi la differenza è che la mia bici con motore ha le pedale normali e io vado con le scarpe da ginnastica, invece questa ha pedali professionali con i ganci e devo usare scarponi speciali. Questo attacco a volte aiuta a tirare, a girare e a tirare la pedala e a spingere la bici. Invece la scarpa di ginnastica, non avendo un gancio, a volte scivola e non si riesce a controllare la pedala. Questa se vi scappa rimane attaccata. Per togliere l'attacco dalla pedala, per togliere la scarpa dalla pedala, dovete un po' maneggiare la gamba con la punta delle dita a destra e a sinistra, così si sgancia. Non è come quella con le sci che resta sempre attaccato. Quella lo dovete staccare con l'aiuto del bastone o della gamba o di qualcuno, invece questa è molto più facile a staccarla. Poi sicuramente voi siete già presenti di come è fatto questo attacco, perché in Italia il ciclismo è un sport, può darsi a livello con il calcio. Quando c'è il Giro d'Italia, le strade nelle città sono piene di gente che vuole guardarlo. Senza giacca si sta meglio. Sento un po' freddo, ma un freddo piacevole, non che vi fa sentire o a fare la pelle d'oca, o che vi fa tremare la pelle. È un freddo così piacevole.
Siamo arrivati alla borgata Case Inferiori, comune di Capri. Qui c'è deviato per i mezzi pesanti, allora la gente deve andare a fare la spesa più in basso. Iniziano già un paio di cartelle con tratti con percorsi di trekking e guardate là la chiesa di Sant'Ambrogio. Sul cartello ho visto Cele 08, può darsi 800 metri, però forse la frazione è più su ancora. Poi vediamo in dipendenza della strada, se la strada diventa sterrata allora mi fermo lì, mi fermo prima, perché questa non è gravel, è una bici con ruote strette. Forse ultima salita impegnativa. Sì, è molto lunga e ripida. Poi la strada difettosa, 2 tornanti ancora da fare, ultimi metri fino al paesaggio Cele. Vediamo poi se la frazione è anche lì o più su. Qui è meno ripido, ma la stanchezza mi ferma un po', anche il respiro, e non riesco a parlare, mi fermo un po' di parlare.
ancora un tornante ancora più ripido. Qui la strada inizia a asciugarsi un po', ma sempre ha un colore nero dall'acqua. E lì si osserva una baita, forse è l'inizio della frazione Celi, una baita castello con una torre proprio bella. Della frazione. Guardate questa torre davanti, una croce 1999, è messa non da tanto, però sembra molto vecchia. Anche questa torre, poi guardo su Wikipedia e nelle descrizioni vi scrivo qualcosa di questa frazione. Ecco, qui iniziano i percorsi, sentieri, sentiero, balcone che lo potete fare con mountain bike. Allora sarà una strada larga. Qui un bel pietrone così grande che sembra che cadrà fra un po'. Parcheggio di veicoli, una bellissima vista sulle montagne, ma oggi è nuvoloso. Poi anche una cartina con i sentieri. C'è questa macchina davanti che impedisce. Ecco, noi siamo qui a Celi.
e si può salire ancora più su. A Peghet si può arrivare anche a Mochi, quella strada che ho già fatto con un mountain bike. Guardate anche questo film. E qui troviamo un rifugio con il nome Rocca Siela. Un monumento per i caduti. E qui adesso la terrazza è vuota, non c'è nessuno per la pioggia. E poi forse anche che già la stagione estiva finisce, però qualcuno si sente, solo dentro si può entrare. Io non ho fame, allora non entro. E qui guardate, inizia il sentiero. Camp Arnaldo, Monte Rocca Siela, percorso mountain bike. E qui c'è una stradina, però là è fine. Facciamo un giretto fino al dove finisce. Forse è fatta solo per girare le macchine. Poi è in salita. Mi fermo qua e giriamo indietro alla chiesa, facciamo un paio di foto. Magari vado a chiedere se c'è ancora qualche altra parte di cielo, se è divisa in frazioni, paesi o è tutto qua. Entrare in questa rifugio non ho tanta voglia. Qui forse sulla cartina c'è qualcosa, poi guardo da sopra. Mi fermo qui alla Sagrato Don Renzo Girolamo. Forse sarà l'ultimo
scendere. Giriamo un po' a guardare tutta la frazione. La strada scende arrivando anche a Susa. Qui altri parcheggi. Se non ne ripeto vado ancora un po' sulla strada, però qui la strada è più brutta e là avanti vedo che inizia ad entrare nella foresta. La strada è piena di fuori, poi anche in salita. Non sono arrivato neanche a 40 km. Io pensavo che arrivo magari a 50, così giro totale di 100, invece anche forse questa volta arrivo solo a 80. Ecco, qui in avanti la strada è brutta, però una bella vista. Guardate, il sole inizia a uscire. Con la collina e là in basso l'autostrada è soleggiata. Ecco, qui già un altro paesaggio, Camparnaldo, Borgata Camparnaldo. Come il mio punto era Cele, allora torniamo indietro. Ecco, mi giro qui a questa bellissima vista. Una bellissima vista non solo sull'autostrada e sulle cime già con neve, ma anche guardate lì a sinistra c'è anche quelli due laghi di Avigliana, e qui anche faccio un paio di foto. Anche sui paesaggi. E adesso torniamo
verso casa. Prima di scendere controlliamo i freni, se le ruote non scivolano. Le ruote sono ancora bagnate, più o meno di 80%, e anche la strada più o meno 80% bagnata. C'è un vento forte qua e nelle zone aperte asciuga la strada. Adesso dobbiamo stare su quella parte che mi piace di più, sulla parte destra, guardando la vista in basso. Adesso si scende al mese e poi, come ho già detto, al ritorno faccio un'altra strada a Colenio e poi da Colenio verso Comunale. La cele in basso è abbastanza bucata la strada, si sente movimento forte, la bici trema di tanto, ma poi guardate qua che inizia una strada più bella.
scurt. A volte bene la strada per non prendere qualche buco. Dobbiamo spostare la bicicletta. Siccome è bagnata ancora qua, dobbiamo frenare piano piano e cambiare la direzione anche piano. Ancora 4 km. Dove la strada va verso Col de Lis. Unica salita piccola, poi di nuovo discesa.
con il semaforo rosso. sto pensando non tornare qua, andare lì in basso e poi girare verso il Villardora e poi là in basso torniamo ad Almesi. C'è la direzione a sinistra verso Almesi. Ecco, di nuovo siamo in Almesi.
giriamo a destra, rientriamo nel villaggio. Il mese finisce, poi di nuovo inizia, poi al ritorno facciamo altre strade. Ecco, sento una puzza di sierra, perché ho tenuto schiacciato sempre i freni. Mi sentono la puzza dei freni. Adesso mi resta a tornare a casa, altri 40-50 km. Qui siamo sulla piazza della Libertà, la piazza su quale siamo già stati oggi. Qui se restiamo nel centro possiamo facilmente andare su questa strada antica. E adesso scendiamo, alla fine al mese. C'è la marciapiedi, però non c'è disegnato bici. In andata l'ho fatto, ma al ritorno faccio da questa parte. Alcuni lo fanno anche in andata. Anche se è così colorata in rosso, alcuni vanno controsenso.
può fare. Ciclabile doppio senso, pavimento scarso, difettoso, però è meglio come stare in strada. In strada un po' più timore. C'è la ciclabile che da una parte e dall'altra, c'è anche la striscia gialla. Ritorno siamo leggermente in discesa. E qui è l'ultimo fine di Almesi, perché poi inizia a Vigliano. Stiamo entrando in Avigliana. È la prima rotonda giro verso Torino. Rotonda bella ovale. E Torino abbiamo 27 km fino a Torino centro.
5 orette con delle pause. Da qui il Colle Musini si vede meglio. In meno di 2 ore sono a casa. Velocità 25 all'ora arrivo in 2 orette sicuro. Vigliana. E poi inizia Caselletti.
che 35 km sembrano pochi, ma dopo una salita di 600 metri di dislivello le gambe iniziano a sentire. Poi con questo traffico è un po' spaventoso di andare sulla strada. Anche questi piccoli salite anche un po' ripido e mi sembra già difficile. Poi i battiti del cuore adesso sono alti, non scendono già facili, o mi devo fermare un 20 minuti così scendono fino alla zona grigia, fino al normale, o devo andare un po' più lento. Ecco, stiamo entrando nel paesaggio Casalecchio. Ecco, ho finito anche con la penultima batteria, adesso mi resta solo una, l'ultima. Un'altra pausa fatta all'improvviso.
Adesso qui dal centro di Caselete si torna a destra verso Torino. Si resta meglio dire sulla strada. Qui è pieno di salite e discese. Anche a Caselete c'è questa salita non ripida, riesco a fare anche con 20 orari. Sì, perché accelero un po' perché ho fretta di arrivare prima del tramonto. Il tramonto adesso a novembre arriva in fretta, già alle ore 18:30 è buio. Mi resta poco. Ancora più o meno 3 ore, perché adesso sono le ore 15 e 20 minuti. Poi siccome la giornata nuvolosa diventa anche prima di 18 buio. Ecco, salita abbastanza lunga, più o meno 1 chilometro.
Sono un dislivello di quasi forse 100 metri. Ecco, un cartello Torino 12 km. Ecco, Albignano, Torino, Colina. Se andiamo dritto arriviamo al Albignano più o meno dove c'è quella rotonda con la barca. Invece io prendo Colegno. Facendo un giro più lungo come in andata, perché poi al ritorno è un po' in discesa. Parte torinese. Se prendiamo un po' verso sinistra si arriva comunque a Torino. Non so, 12 km fino al centro o 12 km fino al confine dove inizia la città di Torino. Finalmente è arrivato il sole pieno. Guardate la mia ombra sulla strada. Prima non avete visto, adesso con il sole dietro si vede la ombra. Al ritorno faccio più o meno al minimo 5 km in più. Colegno è un po' più su di Grugliasco. Se fate il tangenziale da Grugliasco dovete prendere il tangenziale verso Milano. Poi fra un paio di uscite si arriva a Colegno.
che mi porta proprio da un'altra parte. Invece i cartelli mi danno Torino dritto. A me mi sembra che ho preso verso Lanzo già. Invece la casa Lanzo è già rimasta indietro. Adesso prendiamo statale 24. Seguiamo Torino, sempre Torino. Adesso entriamo in Piagnezza. Adesso si sta molto meglio come al mattino. Oggi hanno previsto giusto che dopo pomeriggio arriverà il sole. Sbagliano, ma oggi sono giusti. Ha piovuto un po' e poi ha smesso e è arrivato il sole.
giro, ma il Collegno ancora a Collegno ancora non siamo arrivati. Oggi con la pioggia ho lavato un po' la bici. Quasi mai non lo lavo questa bici. Rotonda, però la strada è sempre SS24, strada statale.
divertente, tantissime salite e discese. Però io sono già un po' stanco per farlo. Sono, ma poi ho visto Ikea di Coglieni, e da qui fino a casa ancora un 10 km. Non arrivo neanche a 80, però siccome ho la batteria scarica del telefono, allora vado a casa a caricarla. Il giro è corto, non è tanto lungo. Devo inventare qualcosa in più per arrivare tipo a 80, 90 o 100 km. Che questa SS24 è scorrevole. Devo già stare sopra perché altra via non c'è. E fra un po' arriviamo a Torino.
volta era meglio, perché la strada non è scorrevole normale. Qui segni di divieto per la bici non l'ho visto, ma comunque alcuni fanno osservazione perché è proibito qui andare con la bici. Bene che magari sono arrivato a 70 km e poi fino a casa ancora 10. Arrivo uguale con la bici elettrica, con il giro fatto con la bici elettrica da Torino a Chieri, poi Moncalieri, Torino. Altra strada qui non c'è, parallela. Se era una meno scorrevole lo prendevo senza problemi. Con il sole mi è arrivato anche la sete. Avete sentito, ho visto come mi sono un po' fermato, ho bevuto un po' dalla bottiglietta, mi è rimasto ancora acqua frizzante oggi. Guardate dove siamo arrivati. Siamo arrivati alla fine della strada scorrevole. Prendere il tangenziale e anche Torino Corso Marche.
bene che la strada scorrevole, ma si va non più di 70. Su questa rotonda una capsula, non so cosa significa, ma sembra una capsula spaziale. E guardate, qui c'è una pista ciclabile. Questa pista l'ho già registrata quando sono andato verso Lanzo. O quando sono andato verso la Madonna della Neve. L'ho registrato in andata, però al ritorno ho fatto un'altra via. Bene se era tutta la strada così. Però questa ciclabile non è lunga. E poi la freccia indica che è solo in direzione di andata. Sembra che io torno a Cogliene e non vado su Corso Marche di Torino, e poi là giro a sinistra. Sicuramente si va a Torino a sinistra. Questa pista ciclabile ho preso per rilassarmi un po'. La strada con le macchine mi fa un po' più stanco. E adesso ho capito dove siamo.
Siamo arrivati su Corso Francia. Stiamo per entrare a Torino. Poi da lì, dal Corso Francia, c'è il Corso Regina Margherita. Andando sempre dritto arrivati nel centro di Torino. No. Ho sbagliato prima a dire Corso Regina Margherita, Corso Peschiera. Inizia il Corso Peschiera. Il Corso Peschiera è anche abbastanza bello come il Corso Francia.
corsi i palazzi sono più nuovi, però a me non piacciono perché questa troppo vicini alla strada, c'è troppo rumore. Invece guardate, andando, se girate a destra, lì si sta meglio, molto più meno rumoroso. Un altro grande corso Montecupo, arrivati alla Palla Ruffini, allo stadio Ruffini. Poi corso Trapani, questi corsi che intersetta arrivati dal sud al nord di Torino, hanno forma di archi. Ho dovuto prendere la marciapiede, la strada era bloccata. Per andare a casa posso anche svoltare ogni via a destra, però io continuo su Corso Peschiera. Ancora e poi il prossimo corso svoltiamo a destra. Un palazzo stretto fatto solo per la bellezza.
immagino come è dentro. Sarà molto denso, poco spazio. Siamo arrivati all'hotel Politecnico, un hotel di buona qualità, magari così lo scrivono loro. Ancora dritto. Sono quasi vicino di casa, però come chilometri per pochi chilometri, solo 75. Sto pensando già di prendere un qualche corso verso casa. Dai, prendiamo questa corso degli Abruzzi. Corso degli Abruzzi, come mi ricordo io, non ho registrato. Che da qui riesco ancora a fare 5 km e arrivare a 80.
di 80 km sono riuscito a fare con 3 batterie. Di solito li spreco tutti, 4. E poi anche uso la carica batteria. Oggi la carica batteria era scarica, allora alla fine ho dovuto un po' aumentare la velocità. Qui devo andare sulla marcia a piedi perché sulla strada è senso unico, senso contrario. Vado contro la marcia, ma se sto qua allora stiamo giusti. Dai, vieni. Per non stare contro marcia si può andare dall'altra parte della strada, magari lì è meno traffico, ma anche qui c'è poco traffico, guardate, quasi nessuno non passa. Rio Umberto, e qui c'è un piccolo parco. Sono già vicino a casa e lì c'è il Carrefour e si lungo. Anche questa bellissima pista ciclabile con doppio senso di marcia.
Carrefour avvicinato a Esselunga. Se Carrefour non vi piace, andate a Esselunga. Là più su diritto si arriva a Piazza Carducci al metro. Io giro qui. Questa via avete già visto tante volte sulle mie filmate. Con solo 2 km meno di 80 il mio giro finisce. Andiamo al posto dove abbiamo cominciato. Con Montoibak io comincio qui a Volkswagen, perché tante strade vanno nei parchi che sono al po'. Invece con bici di strada vado più verso le strade statali che circondano il Torino. E di nuovo siamo qui sulla via Manfreducci. E qui su questa via io finisco la mia attività di oggi. Finisco con una distanza di quasi 80 km. È un tempo più o meno 6 orette. Un po' stanco perché la salita era impegnativa. In totalità ho fatto una salita abbastanza alta. E allora da qui, dal posto di inizio di stamattina, finisco anche la mia attività e finisco anche il video. Vi auguro una buona giornata, guardate YouTube e iscrivetevi al mio canale, rimanete iscritti. Allora, arrivederci.